Solo sulle emissioni di Intesa Sanpaolo, per farvi capire perché ho fatto questa formazione che finanziano solo se stesse, solo su emissioni di Intesa Sanpaolo i PIR hanno un'esposizione di 561 milioni, quindi stiamo parlando di quegli 8 milioni e 8 miliardi che i PIR obbligazionari gestiscono. 561 milioni vanno su emissioni di una banca, più di quanti arrivano sui 120 titoli dell'indice delle small cap e sugli altri 200 titoli dell'EGM messi insieme. Cioè le obbligazioni di Intesa Sanpaolo sono, sono loro catalizzatori di risorse che tutti i titoli delle small cap 120 quotate sul listino principale e le 200 quotate sull'Euro Next Grow riescono ad recepire, diciamo, come risorse da parte dei peer. Gianfranco Ursino, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno Gianfranco. Gianfranco responsabile dell'inserto Plus 24 del Sole 24 Ore che si occupa di risparmio gestito e di finanza personale. Siamo per piacere Gianfranco con una tua breve introduzione su di te. Tu sei al Sole 24 Ore da diverso Anni ormai, tempo. sì, non mi faccio pensare che sono entrato nel 94 e quindi ho avuto modo di sfruttare una tesi di laurea che era in corso di svolgimento sulla disciplina del prospetto informativo. All'epoca stiamo parlando dei primi passi che i fondi comuni stavano compiendo in Italia, stiamo parlando di 10 anni dalla nascita, che era ancora agli albori, e quindi avevo avuto modo, diciamo, di entrare al Sole 24 Ore per far sì di mettere in piedi un'organizzazione relativa a un'industria che stava nascendo, un'industria che oggi in Italia sappiamo che gestisce 2.500 miliardi. Quindi sono entrato al Sole pochi giorni prima della laurea e poi sono rimasto facendo comunque dei passaggi interni perché ero entrato all'ufficio studi occupandomi quindi di dati e poi mi sono divertito anche a cambiare e far diventare giornalista poi all'interno di questo mio percorso. E ultimamente appunto sei diventato responsabile di quella sezione da diversi anni ormai, Sì, no? ormai da 3 anni faccio il Da 3 anni. responsabile del settimanale che esce il sabato in edicola con il Sole 24 Ore. Come dicevi bene tu, ci occupiamo di tutto il mondo che riguarda il risparmio gestito e in particolare di tutti gli aspetti, non soltanto del risparmio gestito, ma anche tutti gli aspetti che riguardano la finanza personale. Benissimo. Dunque, a inizio luglio tu hai pubblicato un interessante articolo sui PIR che ha avuto anche molta risonanza, è stato discusso, è stato presentato con dei dati molto interessanti. Ce lo vuoi riassumere in breve e poi ne parliamo più approfonditamente punto per punto? Sì, abbiamo lavorato anche per qualche settimana su questi dati perché abbiamo cercato di analizzare i portafogli dei singoli strumenti, no? Più di 80 che sono sul mercato a disposizione di investitori italiani e andando a far confluire tutto in un unico database i dati poi che nel complesso fanno emergere dove vanno ad affluire le risorse gestite dai peer. Però partirei da un assunto, noi stiamo parlando di uno strumento IPIR che sicuramente è una cosa importante, ma all'atto pratico rappresentano soltanto una parte infinitesimale dei 2.500 miliardi che citavo prima, che vengono gestiti oggi dall'industria del risparmio gestito in Italia. Il patrimonio dei PIR, no? Oggi si assesta su poco sopra i 18 miliardi di euro, anche all'apice del suo successo il PIR ordinario era arrivato ad gestire circa 21,2 miliardi, mi sembra, a fine 2021. Quindi parliamo sempre di cifre di 20-18 miliardi che sui 2.500 miliardi gestiti in Italia dall'industria del risparmio sono lo 0,7%. Quindi quello che era una novità, no? Quando è stato istituito i PIR nel 2017, che era sicuramente rappresentano, no? La novità più significativa nel mondo dell'asset management nell'ultimo decennio,
perché l'idea, no, di rendere esenti da imposte determinate condizioni i proventi finanziari, no, maturati su un portafoglio titoli detenuto almeno per 5 anni, dalle persone fisiche in particolare, nasceva proprio dalla precisa volontà, no, di supportare il risparmio delle famiglie e incrementare l'offerta di capitali verso le PMI. È un incentivo Italiana. italiane, certo. È un incentivo che l'industria, no, stava cercando non dal 2017 a portare a casa, quindi ci stavano lavorando proprio da decenni e non avevano mai avuto udienza. A Soggestioni in particolare aveva provato più volte, no, a interloquire con i vari governi per cercare di avere, come succedeva già anche all'estero, questi incentivi per veicolare il risparmio. No? Non tanto si parlava inizialmente verso le PMI, ma di incentivare il risparmio a lungo termine. Poi c'era stato il momento, no, giusto, perché c'era anche quell'esigenza di far affluire, no, i risparmi privati verso l'economia reale, quindi si era trovato la quadra e si era riusciti a ottenere, no, questa novità che però, ahimè, non è che l'abbiamo sfruttata appieno, no, se parliamo di queste cifre, perché stiamo parlando, come dicevo prima, delle masse gestite da PIR che rappresentano solo lo 0,7% dei 2.500 miliardi che l'industria, no, che tanto auspicava questi incentivi, oggi gestisce. Possiamo per il momento affermare che è praticamente fallito, secondo me, il tentativo di far beneficiare in prima battuta, no, in misura significativa anche le famiglie, no, di questi benefici che alla fine il governo aveva messo a disposizione per gli investimenti di lungo termine. Anche perché la raccolta è andata subito molto bene nei primi 2 anni, poi si è arenata. Primo anno e mezzo proprio, perché il primo anno mi sembra che siano stati raccolti, se lo ricordo bene, 16 miliardi. Poi anche nel 2018 è stato lì che si è inceppato, no, a metà 2018, il meccanismo, perché anche c'è stata la complicità, un po' anche dobbiamo dirlo, da parte dei nostri diciamo, legislatori che hanno cambiato le regole in corsa, e quelle paure che ci sono state, no, di questi cambiamenti in arrivo ha fatto sì che si sono un po' arrestate. E soprattutto, secondo me, è stato un problema di averli venduti anche male. Secondo me, se andiamo ad analizzare le dinamiche, no, della raccolta dei peer e delle performance, emergono tante discresie, cioè tante proprio anomalie che nel momento, no, in cui i mercati andavano bene, no, alla fine gli investitori erano già usciti dai peer. Se ricordo, provo a ricostruire, no? L'andamento favorevole dei listini aveva giocato un ruolo importante, no, nella prima parte, non all'inizio, e quindi, come dicevamo, fino a metà 2018 avevano collocato quasi 20 miliardi, no, tra il 2017 e il 2018. Poi c'è stato un primo scossone sui mercati, se ci ricordiamo, e lì c'è stato il fuggi-fuggi un po' generale da parte degli investitori, perché erano proprio preparati, no, agli alti e bassi dei listi nazionali. Noi stavamo proponendo un prodotto senza spiegare che bisognava avere la pazienza poi di restare investiti. E in tanti, no, che sono usciti in quel frangente, nel primo esodo lo chiamo io, in tanti hanno perso la successiva fase di rialzo, no, che c'è stata. E anche tra coloro che hanno poi avuto i nervi saldi di non uscire dall'investimento, che andava spiegato bene, secondo me è meglio, e non soltanto dirgli guardate che avete gli incentivi fiscali, ma andava spiegato che è un investimento di lungo termine perché le tue esigenze sono quelle e quant'altro. Quando le acque invece, quelli che si sono un po' riusciti a mantenere i nervi saldi e non agitarsi quando le acque sui mercati si sono agitate, sicuramente comunque in molti hanno deciso di vendere, portare a casa i guadagni esentasse, no? Quando sono arrivati i fatidici anni che bisognava attendere per avere il beneficio delle agevolazioni fiscali, ovvero era nel 2022. Si è inceppato anche perché in tanti hanno cercato di portare a casa alla fine dei 5 anni subito il guadagno. Però anche in questa occasione abbiamo visto che i mercati non perdonano, in molti hanno perso le performance a doppia cifra,
che i peer hanno registrato nel 2023 e nel 2024, no? Chi ha Ah, riscattato però state anche quelle esentasse, perché esentasse, difatti. l'idea mal consigliata è stata quella che per beneficiare di non pagare dall'agevolazione fiscale, cioè di non pagare le tasse sul capital gain, che in Italia sono del 26%, fosse stato necessario vendere il fondo. In realtà la legge non dice quello, la realtà dice tu diventi esentasse dal momento in cui mantieni il fondo per 5 anni. Poi se lo tieni per 6, 7, per 10, quello che vuoi, continui ad essere esentasse. Per cui chi ha venduto nel 22 e nel 23 ha avuto, come hai appena detto tu, Sì, ti dicevo che chi ha, quindi ha resistito, diciamo, a quella tentazione di vendere, no? Oggi gode dell'esenzione fiscale anche sui successivi guadagni, non soltanto su quelli iniziali dei primi 5 anni. Quindi, diciamo, sia nel momento di acquistarli che di venderli, sicuramente, diciamo, gli investitori non hanno accolto gli attimi, forse anche per una questione di cattivi consigli, non so se sono scelte personali o poi se erano se stavano seguendo un consiglio da parte di un consulente. Sta di fatto che le dinamiche, come dicevo prima, chiave di lettura di quelle che sono le dinamiche della raccolta e delle performance, effettivamente lasciano un po' a desiderare e fanno emergere un problema anche di consulenza, se c'è stata o se non c'è stata, perché se non c'è stata comunque è mancata. poi la cosa è stata aggravata ulteriormente dal fatto che i riscatti che sono iniziati per le ragioni che abbiamo detto nel 22 non sono stati controbilanciati da una nuova raccolta, perché come abbiamo detto, dopo i cambiamenti in corsa della legge che avevano bloccato temporaneamente la raccolta nel 2018, il legislatore si è reso conto dell'errore e già nel 2019 è ritornato sui propri passi togliendo quei cambiamenti e ritornando ad una legge molto simile a quella originale. Malgrado ciò, la raccolta non è ripartita. Sì, perché poi alla fine, voglio dire, sicuramente i cambiamenti, no, non l'aiutano, no, perché lasciano anche trapelare dei possibili cambiamenti anche nel futuro. E sicuramente, però Ha ormai creato incertezza. incertezza, bravissimo, no? Quindi alla fine quando hanno ripristinato l'anno dopo, no, le condizioni iniziali avevano aggiunto soltanto un'ulteriore specifica per cercare di aumentare un po' di più quello che è un minimo, diciamo, gli investimenti sia sulle piccole società dell'EGM, del mercato, no, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e anche per il discorso dei fondi di venture capital, no? Di destinare una parte di quelle risorse anche in quella direzione. Quindi non è che avevano fatto chissà che cosa, anche perché se parlavamo di percentuali minime, no? E che erano state introdotte. Sta di fatto che comunque raccolta sembra che tranne 2 o 3 società di gestione, le altre, i peer, sembra che non abbiano funzionato per loro, perché non li stanno proponendo più, o se li propongono, e anche coloro che li propongono oramai stanno portando all'attenzione degli investitori dei prodotti dei prodotti obbligazionari, e il PIR, no, con la sua natura azionaria, che doveva anche quindi cercare di portare le famiglie, no, a investire a lungo termine sull'economia reale, alla fine tramite questi prodotti obbligazionari, e poi se vogliamo entriamo ancora più nel merito di questi dati che abbiamo analizzato e che fanno emergere queste evidenze, fanno di tutto che portare risorse verso il tessuto produttivo italiano, che è rappresentato soprattutto dalle piccole realtà. Dall'analisi dei dati aggregati, no, degli attivi che dicevo avevamo fatto, unendo tutti quanti i dati di dove gestiscono i peer, abbiamo avuto la conferma che la gran parte, no, di queste risorse gestite dai gestori dei piani individuali di risparmio affluiscono a chi? Affluiscono alle big cap di Piazza Affari. Siamo sempre lì, perché oltre un quarto del patrimonio dei peer, oltre il 25%, va ai maggiori 40 titoli quotati sulla Borsa di Milano, che rientrano nell'indice FTSE MIB.
Ora, e anche il resto avevamo un 21-22% che andava agli altri titoli a medio grande capitalizzazione, no? Che sono nell'indice del segmento star, titoli che non hanno bisogno di maggiore liquidità, no? Che di cui invece soffrono le piccole realtà e su cui si sperava che i peer potessero portare un maggiore afflusso, no? Per poter essere anche le aziende piccole e micro imprese, anche queste più attenzionate anche da parte degli investitori. E quindi più che finanziare, diciamo, le piccole imprese, come dicevo, sia con i peer razionali e ancora di più con i peer obbligazionali, no? I peer obbligazionali ormai gestiscono, non dico la metà, ma quasi di quelli che sono le risorse in mano ai peer, arrivano ormai a quasi 8 miliardi, no? Dei 18 che dicevamo. E soprattutto con i peer obbligazionari abbiamo constatato da questa nostra analisi che alla fine le banche con questi prodotti finanziano se stesse. Solo sulle emissioni di Intesa San Paolo, per farvi capire perché ho fatto questa affermazione che finanziano solo se stesse, solo su emissioni di Intesa San Paolo i peer hanno un'esposizione di 561 milioni, quindi stiamo parlando di quegli 8 milioni e 8 miliardi che i peer obbligazionari gestiscono, 261 milioni vanno su emissioni di una banca, più di quanti arrivano sui 120 titoli dell'indice delle small cap e sugli altri 200 titoli dell'EGM messi insieme, cioè le obbligazioni di Intesa San Paolo sono, sono loro catalizzatori di risorse che tutti i titoli delle small cap 120 quotate sul listino principale e le 200 quotate sull'Euro Next Grow riescono ad recepire, diciamo, come risorse da parte dei peer. Cito i numeri che sono nel tuo articolo. I peer dedicano 535 milioni alle 120 società presenti nell'indice Small Cap, FTSE Small Cap Italia, È così. e le piccole realtà dell'EGM si devono accontentare delle briciole, cosa che tu dici anche proprio nel titolo Ancora dell'articolo. meno, ancora meno. Solo 167 milioni di euro, ossia lo 0,9% del totale, spalmati su un mercato potenziale di circa 200 società. Quindi volevo che ripetessi quindi soltanto le due cifre, perché sono significative secondo me. In quei 126 o 36 hai detto? 535 milioni, che sono il 2,9% Sì, del sì, sì, sì. totale, sulle small Ok. cap, e 167 milioni, ossia lo 0,9%, che è molto simile alla cifra che stimai anch'io in un articolo pubblicato su LinkedIn già nel 2023, credo. 0,9 sull'EGM, Perché te l'ho che fatti sono ripetere, perdonami? No? Perché guarda caso, no? Quei 500 e passa milioni che dicevi che vanno sul FTSE Italia Mid Cap 120 società sono, small no? cap. Sì, sì, sulle small cap, sono la stessa cifra che solo vanno anche lì sulle azioni di Banca Intesa, cioè a guidare cioè il plotone dei titoli, no, che sono più gettonati dai peer e le azioni di Intesa San Paolo, ok? E proprio guarda caso raccolgono 530 milioni, che sarebbe la stessa cifra che va su tutto il resto dei 120 titoli del FTSE Italia Mall Cap, bene o male, e di cui 107 milioni che vanno su Intesa San Paolo e su azioni di Intesa San Paolo, guarda caso derivano da investimenti che i gestori di Horizon e Fideoram fanno sulla società del capogruppo, anche questo, e 530, 107 derivano sempre dall'interno. E poi ci sono, non solo adesso per non citare solo Intesa San Paolo, a fare incetta di risorse dei peer sono anche Unicredit, il titolo Enel, che rispettivamente hanno 480 e 450 diciamo, milioni di euro, e quindi nel complesso Intesa San Paolo, Unicredito ed Enel vanno ad avere in tre società circa il 20%, no, quasi, del patrimonio totale dei peer, tre società.
Per cui l'idea che molti hanno erroneamente che i PIR siano dei fondi dedicati alle PMI è molto sbagliata. Il grosso, come hai detto tu all'inizio, dei PIR ordinari è investito in large caps. E purtroppo è così, e poi ci sono anche soprattutto le azioni delle grandi banche che sono le più amate dai gestori dei peer, no? Oltre Intesa Unicredito che citavo, ci sono altri istituti di credito presenti nelle prime posizioni dei portafogli dei peer e troviamo sempre Banca Generali, MPS, Banco BPM, Fineco, sono molto gettonate anche le azioni di Mediolanum, Mediobanca, Credem, sono tutti banche che ho citato che hanno sicuramente più di 100 milioni dei peer investiti nelle proprie azioni. Per quanto riguarda, poi ci sono, dicevo prima, quei 21,7 miliardi che vanno sulle società delle mid cap o dello star, no? E ci sono qualche titolo che effettivamente riesce in questo caso ad attirare l'attenzione, però stiamo parlando di titoli dello star come Reply, anche lì riesce quasi ad avere mezzo miliardo dei peer investito su Reply, abbiamo, no? E va bene, però forse anche lì stiamo parlando di titoli che non hanno bisogno di questa liquidità ulteriore per aumentare quella del titolo, no? E altri titoli, diciamo tra le mid cap, l'Ottomatica, sono molto gettonati, Banca Generali, Brembo, Tecnogym, sono un po' questi i titoli che ritroviamo anche, diciamo, tra quelli medio piccoli, che in realtà non sono piccoli, no? Perché le piccole vere e proprie, quindi ritornando a quelle 120 società presenti nell'indice FTSE Italia Small Cap, i peer, come dicevi tu, dedicano quei 530, 536, un milione che dicevi, no? Che rappresentano quel 2,9% del patrimonio totale. Alla fine, no? Dicevo, questi sono titoli quotati sul listino principale, non è che stiamo parlando dell'EGM ancora. Anche questi vengono un po' snobbati dai peer. Stiamo parlando del 2,9% del loro capitale e stiamo parlando di titoli, come vi dicevo, abbastanza grossi. Quello più gettonato all'interno di questi 120, ho visto che Fila, la società che opera nel settore degli articoli da disegno e colori. Con altra curiosità, ecco, che ti aggiungo, tra questi titoli dei peer che notavamo tra tra le piccole, diciamo, Tinexta, su cui parliamo però di che cifre? 40-50 milioni massimo che riescono ad avere. E va bene, anche Avio, c'era Eurogroup Lamination, tra quelli che emergevano, diciamo, tra i più gettonati e tra le piccole. Tirando le somme, si tratta sempre di cifre che non alimentano questo atteso motore spinta propulsiva, no, che si aspettava di crescita delle PMI con l'avvento dei PIR. Quindi neanche quelle negoziate sul listino principale che si attendevano, no? Un po' di risorse per finanziare la loro attività di ricerca e sviluppo, hanno avuto modo, no? Per arrivare a operare sempre di più a livello globale, hanno avuto modo di beneficiare di queste risorse, se non in misura veramente minimale. Per chiudere il discorso sulle piccole realtà, no, negoziate sull'Euronext Growth Milan, anche quelle, come dicevi prima, ricordavi, sono 167 milioni di euro che riescono a racimolare, diciamo, nel complesso dai gestori di PIR. Anche qui citavo, tanto per fare sempre citazione di nomi, ricordo che le azioni più gettonate all'interno di quelli dell'Euro Milan erano quelli di Italian Wine Brands, che ecco, arrivavano nemmeno a 15 milioni di euro. Certo, rappresentavano circa il 9% del flottante, che sarebbe già un qualcosa di significativo per questi piccoli titoli, e quindi lì si aprono altri ragionamenti, no? E ovviamente possiamo comunque, per chiudere questo aspetto dei dati di dove sono andati a essere investiti le risorse dei PIR razionali, sicuramente le microimprese negoziate sulla GM capisco, no, che sono aziende in fase di sviluppo, molto spesso con profili di rischio più elevati rispetto alle società quotate sul listino principale, no, di Piazza Affari, e quindi possono essere meno appetibili per il gestore di peer perché sono sempre alla ricerca di un prudente equilibrio, no, della gestione per non sorpressare i rischi e quello che vogliamo. Ok, però non continuiamo a dire che i peer sostengono i PMI.
Forse questo era l'obiettivo iniziale. Ma dopo circa un decennio di vita, che ormai dal 2017 siamo quasi a 10 anni, possiamo affermare che non è stato raggiunto quell'obiettivo, nonostante i diversi ritocchi normativi che l'industria del premio gestito ha chiesto e ottenuto dal legislatore nel corso degli anni, anche in più occasioni, anche dopo quella prima iniziale e fatidica revisione della normativa che aveva bloccato tutto, che era stata invece più ad opera da parte del legislatore. E quali cambiamenti secondo te dovrebbero essere introdotti per far ripartire la Allora, raccolta PIR? Allora, per far partire la raccolta PIR, no, si è parlato anche di inserire ulteriori incentivi fiscali, però quello non basta, no? Quello di poter inserire la deducibilità, no, di quello che era, che è il versamento, cioè oltre che beneficiare dei vantaggi, no, in fase di tassazione dei guadagni, no, poter anche dedurre quanto una persona versa sui PIR fino al tetto massimo, dicendo, ma visto i chiari di luna che le deduzioni, no, si stanno togliendo più che incrementando, no, non so se si arriverà a quello. Dall'altra parte è quello di cercare di incentivare di più, anche di veicolare queste risorse verso l'economia reale, che è l'altro obiettivo che è stato che è fallito, no? Quando dici economia reale, cosa intendi esattamente? Intendo quelle realtà quotate e anche non quotate, no, che potrebbero avere anche benefici enormi da quelli che possono essere le risorse che oggi a volte faticano anche a reperire per sviluppare la propria attività da parte del sistema bancario. E c'è certo una trade union dopo da un certo equilibrio che bisogna cercare di mantenere, perché portare i privati verso investimenti, no? E con un certo grado di rischio bisogna vedere se sono pronti e essere preparati, come dicevo prima, ad essere investitori pazienti, no? E a sopportare anche qualche momento critico, no? Perché ci sarà di sicuro, no? Se si va in quella direzione. Dall'altra, però, dobbiamo in qualche modo far sì che questi prodotti possano effettivamente canalizzare queste risorse per quel poco di più che si fa oggi, diciamo, almeno non dico chissà che numeri, però quelli che sono oggi le risorse abbiamo visto che sono veramente irrisorie. Bisogna entrare poi nello specifico anche di alcuni aspetti tecnici che sicuramente possono smuovere un po' quella liquidità di queste piccole realtà quotate che hanno fatto anche uno sforzo immane ad approdare in borsa. E sappiamo la reticenza che c'è delle famiglie imprenditoriali italiane, che c'è stata perlomeno nel corso dei decenni e dei secoli scorsi. Adesso che qualcuno si avvicina, certo poi non aiuta, quindi dovremo in qualche modo pensare a far sì che ci sia, che ne so, un'attività di ricerca su queste società, che anche lì c'è stato un cambiamento normativo a livello comunitario che ha impedito, no, che si potesse sviluppare anche un'attenzione da parte degli analisti su questi titoli, che poi significa, no, anche una trasparenza, no? C'è una sorta di biglietto da visita, no? Per chi poi ci deve investire, no? Se hanno delle condizioni favorevoli che vengono sottolineate dagli analisti di mercato. C'è poi il discorso anche che sti peer, no? Hanno dei limiti, soprattutto quelli che sono di grandi dimensioni, alla fine, no? E questo penso che sia il tuo cavallo di battaglia, non possono portare chissà quali risorse, no? Alla piccola realtà, perché ci sono dei limiti di investimento sia da parte dei fondi. Un fondo non può detenere più del 10% dei propri attivi su un singolo titolo, ma lo stesso un grande fondo non può concentrare chissà quale risorse sulla piccola realtà che è presente in borsa, in quanto con un investimento che va oltre una certa percentuale del flottante poi succedono che bisogna fare degli scatti successivi, no? E quant'altro anche con offerte pubbliche. Bisognerebbe che il legislatore deve fare sicuramente la sua parte, l'abbiamo detto prima, anche le reti distributive nel proporre il prodotto devono fare meglio il loro lavoro, ma anche i gestori, no, dovrebbero avere come prassi queste buone pratiche per far sì
che più che pensare soltanto alla raccolta, no? Di fare massa, soprattutto sui prodotti obbligazionari, se poi già ci ritorniamo perché ci sono dei numeri veramente emblematici, possano effettivamente far sì che ci siano più prodotti, no? Che investono in maniera diversificata sul singolo titolo e non Il che ce n'è punto uno che, solo. il punto che ho fatto io è che c'è bisogno di più fondi più piccoli, Perfetto, è questo il discorso, certo. che è un po' un tema che abbiamo sviluppato anche con Simone Strocchi nella podcast che abbiamo fatto con lui. Infatti, Certo che si crea un fondo da 1 miliardo, come ce ne sono stati e continuano ad esserci, è chiaro che questi fondi non possono investire più di tanto in small caps, perché anche se la percentuale investita del fondo in small caps è bassa, è una porzione importante del flottante della società. Per cui quello che poi è successo, come si diceva all'inizio, dal 22 in poi, è che quando ci sono stati i riscatti, quindi le vendite forzate che questi riscatti hanno causato, è chiaro che l'impatto sui titoli più piccoli è stato più che proporzionale, che è quello che poi ha causato il fatto che se tu vai a vedere la performance dell'EGM, dell'indice small cap dal 22 in poi, è molto molto inferiore, anzi negativa sull'intero periodo, rispetto a quella del MIB che invece ha fatto molto bene. Per cui il paradosso è addirittura che la performance dei peer è stata positiva, ma non per la performance delle small cap a cui i peer sono associati. I peer hanno fatto bene per la performance delle large cap. è paradossale questo, però quindi non parliamo comunque di prodotti, no? Che vanno sulle piccole realtà, no? È al pari di un altro fondo azionario che è libero di muoversi e di gestire le risorse secondo quello che il gestore ritiene. Sulle piccole realtà che sono quelle che hanno più bisogno della liquidità e delle risorse da investire. Perché è chiaro che le banche non è che hanno bisogno dei peer per trovare investitori, no? Le banche, le large cap, le Ferrari, le Stellantis non hanno bisogno di piccoli investitori. Le società che hanno bisogno di investimenti per la loro crescita sono le piccole società. Abbiamo detto, uno, che sin dall'inizio la parte investita in queste piccole società è stata residuale, e due, che dal 22 in poi, quando sono cominciati i riscatti di PIR, queste sono le società che hanno risentito maggiormente di questi riscatti, perché sono state vendute sul mercato alla meno peggio. Adesso si ritrovano con delle valutazioni. Poi ovviamente sto facendo un discorso medio, non generale, bisogna vedere titolo per titolo, ma in media, che è quella poi riflessa nella performance degli indici, in media le small cap hanno fatto molto peggio, non perché le società hanno fatto male, anzi il grosso delle società ha continuato a riportare bene, a far bene, ma perché le valutazioni sono scese, i prezzi sono scesi per questi riscatti non volontari, forzati, con la conseguenza che le valutazioni al momento sono fortemente a sconto. Paradossalmente, come dicevi, E questa è una cosa che continua ancora dal 22 in poi, e non è vero che i riscatti dei peer si sono fermati. I riscatti dei peer azionari e bilanciati, che sono quelli che poi importano per le società, continuano ad essere pesanti, e quindi non c'è raccolta, ci sono riscatti, e in aggregato i peer stanno raccogliendo perché, come dicevi tu,
sono subentrati i peer obbligazionari, che però investono ancora meno nelle small cap rispetto ai peer azionari, perché è ovvio che le obbligazioni in cui investono i peer obbligazionari sono obbligazioni delle grandi società, come dicevi tu, anche in primis delle banche. Certo, noi oltre, diciamo, questa analisi spot che abbiamo fatto sui portafogli, ogni mese raccogliamo i dati direttamente dalle società della raccolta e dal 2022 ci sono stati più di 18 mesi di segno consecutivo negativo nel complesso della raccolta. Nel 2023 ha iniziato a vedersi qualche segno positivo. Andando ad analizzare però i dati, vedevi che sistematicamente fondi bilanciati azionari continuavano e continuano ad far sporre, diciamo, un segno meno davanti al dato di raccolta. Dal metà 2024, anche poco prima, la raccolta complessiva ogni mese, adesso anche in maniera continua, seppur leggermente è positiva, parliamo anche di pochi milioni di euro, ma andando ad analizzare i dati, no, si vede che sta raccolta arriva soltanto ed esclusivamente dai peer obbligazionari. Ora parliamo di un prodotto che tradizionalmente, no, è inteso come prodotto orientato alle azioni. E anche lì, ultimamente l'industria del risparmio ha visto che soprattutto gli italiani, no, che sono anche molto orientati ad investire verso i titoli più sicuri del reddito fisso, hanno visto che potevano cavalcare, no, questa storica tendenza degli italiani per iniziare a proporre, anche con il discorso dei benefici fiscali, anche i peer obbligazionari. Solo nell'ultimo, diciamo, arco temporale di un anno hanno raccolto, parliamo di cifre di 1,5 miliardi, non è che parliamo di chissà quale cifre per obbligazionari, però hanno consentito, sempre come dicevo prima, di portare in territorio leggermente positivo il dato complessivo di raccolta, quindi c'è una sorta di travaso dai peer azionari ai peer obbligazionari. Quindi anche flessibili e bilanciati, che sono diciamo quelli che erano fino ad oggi i principali attori, i principali prodotti che venivano offerti ai risparmiatori. Adesso oramai i peer obbligazionari stanno dominando la scena. Però quando entriamo nel contesto dei portafoglio, come accennavi prima, di questi prodotti obbligazionari, il disco, dico io, gira sempre nella stessa traccia, nel senso il ritmo degli investimenti, cioè non cambia. Cosa troviamo dentro? A dominare la scena sempre, anche qui tra gli attivi dei, dei peer obbligazionari sono sempre i bond emessi, in questo caso in maniera veramente schiacciante, dei bond dei gruppi bancari. Nella quasi totalità dei casi, le case di investimento che gestiscono i peer poi sono di emanazione degli stessi gruppi bancari. Quindi pensiamo che sulle obbligazioni proprio emesse dalle banche, oggi come oggi sono investiti oltre 2,5 miliardi di euro dei peer, che significa il 14% quasi dei 18 miliardi investiti dai peer. Quindi il 2,5 miliardi sono solo su bond bancari. Quindi più che finanziare le piccole imprese, mi ricordo che avevo scritto, e con i peer obbligazionari le banche finanziano se stesse. Non può funzionare una cosa del genere. Come dicevo prima, le azioni di Intesa San Paolo, no? Ci volavano 550 milioni di euro, era il primo titolo nei portafogli dei peer. Le obbligazioni ancora di più, le emissioni di Intesa San Paolo, i peer investono 560 milioni di euro, più di quanto dicevo prima arrivano sui titoli tutti insieme 120 del FTSE Italia Small Cap. Non va bene, no? E poi, come dicevo prima, 170 milioni di questi sono investiti da fondi gestiti da Eurizon e da Fideoram, no? La stessa società del capogruppo emette le obbligazioni e poi se li compra il piccolo investitore attraverso i fondi sempre della stessa casa. E possiamo andare dentro e notiamo che le altre emissioni gettonati sono sempre quelle di Unicredito, e poi a seguire abbiamo Banco BPM di sicuro, Mediobanca, BPER, il Crea, emissioni MPS, Credem, Popolare di Sondrio o Banca Ifis. A nessuna banca, diciamo, possiamo dire, viene negata una fetta della torta gestita dai peer. A loro
le risorse lì ci sono. Attraverso i bond hanno trovato il veicolo giusto per finanziare chi? Le banche e non le PMI. E questo il dato che è emerso. E neanche lo Stato, attenzione, lo dico ai nostri governanti che dicono forse alla fine almeno qualcosa arriva anche sui BTP. I BTP, la sorpresa che ho avuto è stata soprattutto questa, perché non arrivano sfiorano il 2% del portafoglio dei peer, perché se noi andiamo a vedere gli altri prodotti dei fondi comuni tradizionali, la presenza dei BTP è decisamente più massiccia. E la cosa, ecco, che per cui si contraddistinguono i peer rispetto agli altri fondi tradizionali è quella che investono meno in BTP. Sì, sì, infatti, quindi si perde la natura iniziale per cui la legge sui PIR fu creata, che è quella di convogliare il risparmio italiano verso le piccole e medie imprese. Quello che viene fuori dall'analisi dei dati è che questo avviene solo in maniera residuale e il grosso invece è investito nelle grandi società. Per rilanciare questo sistema nella direzione giusta, la mia proposta è quella di creare nuovi PIR. Non si può pensare di rilanciare i PIR esistenti. I PIR esistenti sono quelli che hanno creato il problema, perché appunto, come dicevi tu, sono fondi troppo grandi che quindi uno, grazie a questa dimensione, devono per forza convogliare il grosso sulle large cap, e due, quel poco che investono nelle small cap poi si ritorce verso di loro quindi non fanno quello che devono fare per investire nelle PMI, ma quando disinvestono poi creano i disastri che abbiamo visto. Per cui la mia idea, la mia proposta è quella di creare fondi più piccoli, che siano quelli sì dedicati quasi esclusivamente o in maniera preponderante alle small e medium cap, che è un po' quello che sta nascendo adesso con i fondi sponsorizzati da CDP per gli investitori istituzionali. Non so se hai guardato questo aspetto. Sì, sì, quindi stiamo parlando dei peer alternativi poi alla fine, no? No, allora, Sì, adesso no, parliamo dico, alla anche fine di... essendo destinati, diciamo, sì, ho capito benissimo che si tratta di questi prodotti che le singole SGR adesso stanno proponendo al GDP per poter poi, però circola un passaggio che va verso il mondo istituzionale, no? E non il retail, però va benissimo, è un'iniziativa che si spera che anche in questa occasione non vada a cadere nel vuoto, anzi che produca gli effetti sperati, no? E quindi stiamo partendo da quel punto di vista e speriamo che si parte col piede giusto, anche lì, no? Beh, lì è il piede giusto è già appunto nel fatto questi fondi saranno investiti non nel MIB 40, ma nelle mid e small cap. Hanno Almeno dei vincoli. per il 70%, per essere precisi, nelle mid e small cap, che accade già, e l'hai appena menzionato tu, nei peer alternativi. Ecco, in questo Peccato senso, però che i peer alternativi sono in larghissima parte investiti in titoli non quotati. sono prodotti chiusi, no? E anche lì bisogna cercare di proporli con le adeguate accortezze ai risparmiatori. Sì, ma anche quello, sì, ma soprattutto il punto è che investire nei peer alternativi non significa investire nelle società quotate, che sono invece quelle che dovrebbero beneficiare del risparmio degli italiani, che mantengono, che fanno lo sforzo di quotarsi in borsa e non vedono questo sforzo sufficientemente premiato, specialmente dai peer alternativi dove il messaggio è addirittura perverso. I peer alternativi dicono non quotatevi perché così possiamo investire i nostri i Questo fondi paradosso. in società non quotate. Quello certamente non aiuta, anzi va contro lo sviluppo del mercato azionario italiano, che è quello che è parte della filosofia, dello spirito che aveva
aveva ispirato la legge sui peer. Adesso ti aggiungo un'altra, nel senso che bisogna seguire i lavori in sede comunitaria perché si parla anche di questi peer europei. No? E già noi avevamo preso ispirazione da quelli che erano, diciamo, delle strutture, no? Francesi o britanniche, no? Come fonte di ispirazione per creare i peer. Adesso i peer sembra che siano fonte di ispirazione anche a livello comunitario per introdurre no, un prodotto sempre con le stesse idee di fondo, no? Di veicolare il risparmio dei privati verso l'economia reale e di creare anche i peer cosiddetti europei. Non so se hai Cioè avuto peer che modo. investono in società A quel non punto sì, soltanto domestiche ma europee. a quel punto sì, e che vengono no, previste all'interno di regolamentazione europea che sta prendendo come modello di riferimento proprio i peer italiani. Sono lavori in corso, chissà se vedremo, verranno mai alla luce, però il ragionamento è in corso anche su quel versante lì. Ma il punto principale secondo me è che il risparmio domestico deve essere, almeno in parte, investito nell'economia domestica, per cui il risparmio degli italiani va investito, bisogna incentivare i risparmiatori italiani a investire in aziende italiane, così come in Francia saranno destinati a investire in aziende francesi e così via. C'è quello che io chiamo un sano home bias, cioè investire nel proprio paese, che è un concetto sano secondo me, perché è vero che una parte dei propri investimenti va dedicata allo sviluppo al finanziamento delle imprese nostrane. Certo, anche se c'è il discorso della diversificazione, qui puoi anche Infatti, diversificare con altri. perciò dico in parte, è chiaro che non è che tutto il risparmio va investito in aziende italiane, certamente deve essere una parte ma è una parte che non può essere la fetta italiana di un portafoglio globale, perché noi sappiamo già che il mercato italiano è piccolo. No? Se tu investi in un portafoglio globale, investi per il 70% addirittura adesso in aziende americane, giapponesi, eccetera, e la fetta italiana, visto che il mercato italiano è già di per sé molto piccolo, è È dell'1%, sotto l'1%. per cui se tu investi in Italia globalmente non investi che meno dell'1%, bisognerebbe invece dire non può essere l'1% e non può essere nemmeno il 100%, il 50%, però almeno un 5%, un 10% deve essere destinato all'investimento nel proprio paese. Vediamo cosa partoriscono, no? Se E partoriscono qualcosa. questo è un concetto che bisognerebbe estendere anche agli investimenti degli investitori istituzionali. Se si guarda ai circa 300 miliardi investiti da fondi pensione e casse di previdenza in Italia, la parte investita in titoli italiani è minuscola e la parte investita in small caps è praticamente assente. Anche quello è sbagliato. Anche lì si sta naturalmente cercando di spingere, no? Le varie casse ed enti previdenziali in genere a incrementare, che poi è facile incrementare partendo dal nulla, no? La quota investita in queste piccole realtà. Vediamo se si riesce a trovare un po' l'equilibrio, perché dall'altra parte attendono, no? Nel gioco della trattativa delle agevolazioni fiscali che aiuterebbero sicuramente il sistema previdenziale, in primis gli italiani, ad costruirsi una pensione di scorta. Però dall'altra parte sappiamo che dobbiamo fare i conti con una coperta corta dal punto di vista della finanza pubblica, che è difficile pensare che arrivino chissà quali incentivi anche su quel fronte. Vediamo anche Allora, lì. l'incentivo fiscale sui PIR è enorme in realtà, cioè se tu mantieni il PIR per 5 anni, hai diritto all'esenzione completa della tassa sul capital gain, che su un rendimento pluriennale sono un sacco di soldi. Tu risparmi il 26%
del capital gain, che sono un sacco di soldi. In realtà quindi più che introdurre nuovi o addizionali incentivi, bisognerebbe, come hai detto tu all'inizio, vendere bene il prodotto PIR, caratterizzandolo come un prodotto di lungo periodo dove il risparmiatore investe anno per anno e non aspetta i 5 anni per riprendersi i soldi. Anno per anno li investe magari un anno per un figlio, un anno per un altro figlio e così via, fino a raccoglierli, ma non dopo 5 anni, ma dopo 20 anni. Questo è il meccanismo che non è mai decollato, non è mai partito. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è, come dicevamo, creare PIR, fondi più piccoli che siano molto più mirati alle aziende più piccole, che sono quelle che hanno bisogno delle risorse per finanziare i propri piani di sviluppo. Condivido appieno. Non c'è discussione su questo punto, perché bisogna effettivamente andare in quella direzione se si vuole effettivamente, io dico, in primis, far beneficiare in maniera più massiccia dei benefici fiscali alle famiglie. Se vogliamo effettivamente incentivarli a investire nel lungo periodo, bisogna andare in una direzione, ok, le modifiche normative, ma anche gli attori del mondo della finanza, no, del risparmio, degli investimenti, sia dal punto di vista della produzione che della distribuzione, devono effettivamente crederci, anche perché sono stati loro a chiedere questi incentivi, ma con insistenza per anni ai nostri governanti. Quindi adesso che ci sono, non si riesce a capire perché effettivamente non spingono questo prodotto che porterà benefici sia alle famiglie che sia al tessuto produttivo, come ci dicevamo fin dall'inizio. Va bene Gianfranco, grazie. Abbiamo parlato per un'ora di tutti questi aspetti. Il tuo contributo è stato prezioso e grazie ancora per il tuo tempo. Speriamo che questi cambiamenti avvengano perché ce n'è bisogno. Grazie Massimo per veramente questa chiacchierata, mi stai dicendo che è durata un'ora, che è volato via questo tempo parlando così di un tema che ci sta a cuore. Vedremo più avanti se avremo delle novità e chissà, torneremo un'altra volta sperando di raccontare qualcosa di più positivo da questo mondo dei peer. Perfetto, grazie. Di nuovo, grazie a te.